Ciao a tutti amici tickettiani! Ciao, benvenuti nel nuovo video dei Tickets for Life. Ci troviamo a Budapest. Bellissima città, magnifica. Anche oggi è un gran caldo. Siamo ripartiti dopo il pit stop del pranzo e proseguiamo per esplorare questa città. Stamani abbiamo già fatto 5 km e in più abbiamo usufruito del pulmino che ci porta in giro per la città antica, quella più vecchia, quella più bella. Se non avete visto il video andatelo a vedere perché c'è una bella parte di città da visitare. Ci troviamo in questo momento nella zona di Buda, che è la parte un po' più alta, collinare, e siamo nel centro storico, nelle zone centrali che circondano il famoso castello di Buda. Quindi facciamo aumentare ancora i nostri chilometri e camminiamo, proseguiamo. Ma intanto voi dateci power con il like. Qui passano macchine d'epoca, jeep antiche, è una città veramente incredibile. Bellissimo l'ufficio postale, abbiamo beccato anche il postino che veniva a svuotare la cassetta. Ancora le svuota. Ancora, ho chiesto a Marta 2 minuti, 10 secondi prima, ma chissà se ancora la gente spedisce le lettere, le cartoline. Abbiamo avuto la risposta. Possiamo chiedere al Signore se ci guarda dentro alla sacca scura quante cartoline ci sono da questa meravigliosa città. Ci troviamo proprio di fronte, ragazzi, alla casa di Houdini. Houdini? Sì, avete udito bene, è Houdini. Non stiamo dando i numeri, perché Houdini è nato proprio qui a Budapest nell'anno 1874. Questa è la sua abitazione. Lui è di origine ungherese, ma è stato naturalizzato statunitense e ha vissuto poi tutto il resto della sua vita negli Stati Uniti, infatti è morto poi a Detroit. È un famoso illusionista, conosciuto in tutto il mondo, famoso per le sue fughe impossibili. Lui si faceva chiudere in delle casse, sarcofagi, ammanettato, incatenato e riusciva a venirne fuori. Pensate un po' che roba. Come faceva? Ah, non lo so, nessuno probabilmente ha mai svelato i suoi trucchi. Allora non resta che entrare dentro e scoprire cosa si cela dietro questo portone. I've been trying to be my own guiding star, but it appears it hasn't taken me very far. I've tried to be my own all in all and everything, but it's just been a hard and arduous thing. When I look back upon the life I have lived and the choices I have made, what do dietro di noi ci sono le famose casse dove si faceva chiudere Houdini e magicamente riusciva a liberarsi. Non si sa come facesse. Ammanettato, incatenato, cioè, se no non sarebbe stato Houdini. Infatti Houdini è veramente il numero uno. Questa è la cassa dove si faceva chiudere Houdini, c'è il cartello che ci possiamo fare anche la foto libera, io entro e magicamente sparirò. No, non è che spariresti, ti devono chiudere e ti devi liberare. No, se mi chiudono è finita. Che dite, ce lo chiudo? Ma ora a colpo di magia sparirò. Fum! Ma e dove è finito, Fede? Magia. Questo alle nostre spalle è il palazzo statale dove risiede il presidente dell'Ungheria. È particolare, c'è il cambio della guardia ogni ora, infatti ci sono i soldati in posizione eretta, poverini con questo caldo e tutta la divisa, li sono nel cuore, come si dice. Ancora è presto perché siamo appena al primo quarto d'ora, quindi ripasseremo più tardi. Fra 45 minuti c'è il cambio. Intanto cerchiamo l'accesso per il famoso castello di Buda. Abbiamo quest'ala del castello che è in ristrutturazione, stanno facendo dei grandissimi lavori, ci sono anche un po' di rumori, ma noi ora ci affacciamo dalla terrazza panoramica e vi mostriamo nuovamente il Danubio. Guarda, guarda le crociere sul Danubio, stanno facendo manovre.
già ce lo immaginavamo, ma questa è la conferma. Tutte le banchine del Danubio, la zona di Buda e il castello sono stati dichiarati patrimonio dell'umanità, quindi iscritte nelle liste dell'UNESCO dal 1987 come miglior patrimonio storico, artistico e come miglior panorama anche. E quindi entriamo dentro il castello. Come vedete non c'è nessuno e non c'è da camminare, no. Dobbiamo capire se fare il giro da quel lato o da quest'altro, perché è veramente dispersivo, c'è da perdersi. Gite, gruppi organizzati, tutto il mondo. Un paese che vi viene in mente c'è, tutte le lingue le abbiamo sentite parlare. Tantissimi giapponesi, e dove ci sono i giapponesi lo sapete, si va sempre sul sicuro. L'arte c'è. Ma ci sono anche tanti spagnoli e italiani. Tra la gente e i rumori delle ruspe che stanno a fare i lavori di ristrutturazione, ammiriamo la fontana di Mattia. All'interno qui del cortile del Palazzo Reale c'è una gran confusione e molta polvere. Questi lavori di ristrutturazione possono, diciamo, dar fastidio ai turisti. Ci sono tanti cartelli che ha messo praticamente la città di Budapest dove spiegano i progetti. Siamo andati a leggere qualcosa e l'idea è, non solo qui nel castello di Buda, ma un po' a macchia su tutta la città, di tornare, diciamo, a preservare e ricostruire le parti che sono mancanti per gli edifici storici e riportarli, diciamo, alla loro fattezza iniziale, come esatto, erano un tempo. In particolare per un'ala del palazzo che si trova adesso qui davanti a noi, pare che siano stati costruiti all'interno di questa degli edifici e dei muri non proprio consoni, cioè fatti, diciamo, anni dopo, non proprio originali. Quindi la ditta appaltatrice, con speciali gru, infrastrutture eccetera eccetera, butta giù e smantella, perché l'idea era: come mai questi stanno usando i trapani, no, infatti, e stanno buttando giù anche alcuni muri. Alcuni muri, cioè, siamo andati a leggere, no? Perché non ci tornava, cioè uno fa una ristrutturazione storica, di solito non butta giù dei muri. Pare che questi muri siano stati un po' costruiti, diciamo, un po' senza senso, passatemi il termine, e invece, scoprendo poi successivamente un'antica facciata, hanno capito come fosse originariamente questo palazzo. Su questa antica facciata si sono basati per, ovviamente con i progetti tecnici 3D, hanno fatto praticamente un nuovo progetto e rimangono fedeli a quello per rinnovare completamente l'edificio e riportarlo alle sue fattezze originali. Addirittura dicono che quando i lavori saranno terminati il risultato finale sarà sbalorditivo. Usano proprio questo termine. Usano proprio il termine sbalorditivo, già lo è adesso. Esatto. Quindi mi posso solo immaginare come potrà diventare il tutto una volta terminati i lavori. Non sappiamo quando finiranno. Tanto è crollato un muro. Sentite, ci sono dei rumori, però
Allora, sicuramente fra X tempo sarà meraviglioso, ma vi possiamo assicurare che non rovinano l'atmosfera di Budapest, perché c'è tantissimo da vedere. Volgete lo sguardo dall'altra parte e ci sono muri, statue, merletti, colonnati, di tutto di più. Quindi se diciamo un'ala è chiusa non pregiudica la vostra visita. In realtà stiamo approfittando dell'ombra perché al sole non ci si sta. E perché ci fumano i piedi E soprattutto. allora vi raccontiamo qualche aneddoto. Però sono interessanti perché via Certo. via che facciamo il tour ci vengono questi dubbi, no? Vediamo i lavori e poi andiamo a leggere e per fortuna troviamo anche nel web un sacco di queste notizie. Allora, mentre il sole fa capolino tra le nuvole, non che ci dispiaccia perché almeno arriva un po' di refrigerio, ammiriamo questo bellissimo palazzo che altro non era che l'antica scuderia del Il Royal Riding House, Esatto. ovvero semplicemente un palazzo costruito in un secondo momento ma annesso al palazzo reale di cui vi parlavamo poco fa. Should we do this right? Canceled all my plans to be with you tonight. Ci siamo confusi nella flotta di giapponesi. Nella flotta. E quindi cerchiamo di carpire anche i loro movimenti, perché dove vanno loro non si sbaglia, Veloci, ta 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 ta. le sanno tutte, quindi noi li seguiamo e ci hanno portato all'interno di questo cortile del castello sul quale si affacciano vari musei. Tra i quali troviamo anche la Biblioteca Nazionale, qui alle nostre spalle. I think I might be stuck on you. I love the things you did for me. It seems like you're dropping clues. Tra i vari musei che troviamo qui all'interno del castello, degno di nota è il Museo della Storia Ungherese. Dropping everything 'cause you're stuck on my mind. So just sit with me. Continua la nostra passeggiata per la città di Buda. Sempre più appoggiati a Sì, ogni sì. muretto, ogni colonna, sempre più piatti. Abbiamo trovato un'altra bella terrazza panoramica e aspettiamo che il sole faccia il suo dovere. Meant to be. Oh, we were meant to be. Oh, we were meant to be. Oh, we were meant to be. So just sit with me, talking through the night into the morning, building chemistry. I don't think I ever wanna go come closer next to me. Trying to find another way to say this, but I think Qui possiamo ammirare i giardini del Palazzo Reale, che sono la quarta tappa del pulmino che abbiamo preso oggi per fare tutto il giro dell'antica città di Buda. Sto senza fiato, guarda. Ora usciremo di nuovo dal castello, vediamo se riusciamo a beccare il cambio della guardia, se c'è l'orario giusto, e da lì la fermata, quella davanti, praticamente riprendiamo lo shuttle e andiamo ai giardini. Qui dentro abbiamo la funicolare che fa in su e giù quella che abbiamo trovato stamani alla partenza. Noi però abbiamo scelto un'altra via, ora aspettiamo che parta e vediamo il percorso che fa qui sotto. Siamo venuti a vedere il cambio della guardia, ma deve essere passato Udini perché non ci sono più. Magia! Magia! Udini ha fatto sparire i due militari.
probabilmente fanno, visto che è gran caldo, poverini, stanno impalati tutto il giorno con la divisa, ci siamo immaginati che probabilmente lo fanno solo la mattina. Siamo tornati qui, manca poco, 8 minuti alle 4 e non c'è nessuno, quindi niente, proseguiamo per il nostro tour. Altro giro, altra corsa. Si riparte. Siamo ancora piegati in due, abbiamo trovato l'autista Reppettaro, mentre guidava c'aveva la musica e andava col braccino, con la mano a screcciare i dischi. La musica a tutto volume e poi faceva ogni tanto così. Ma tutti noi li troviamo, Madonna mia. Però ha guidato bene, nel senso che faceva lo scemo, ma ha guidato bene. Esattamente. Siamo scesi ora alla quarta tappa, ovvero ai Giardini Reali. Ragazzi, questi reali, ma quanti possedimenti avevano? Mamma mia. Dopo il nostro giro nella collina di Buda siamo scesi nuovamente a livello Danubio e attraverseremo nuovamente il mitico Ponte delle Catene. Rivedendo le statue dei leoni all'ingresso del ponte ci è venuto un dubbio, perché se vi ricordate vi avevo detto che i leoni in fase di costruzione risultavano privi della lingua. Questa cosa ci ha messo un po' di curiosità e abbiamo voluto indagare, quindi abbiamo trovato una storia degna di essere raccontata. Ci vollero ben 10 anni per finire questa struttura così imponente, ad opera di due inglesi, o meglio un inglese e uno scozzese, un certo Adam Clarke e l'altro William Clarke, che pare non fossero nemmeno parenti, nemmeno fratelli. Erano talmente certi e sicuri di aver fatto un'opera d'arte, specialmente il primo Adam Clarke, che diciamo scommise alla faccia di tutti di aver creato un'opera perfetta.
Infatti in fase di inaugurazione sfidò chiunque vedesse questo ponte a trovargli un benché minimo difetto. Lui era talmente certo di aver fatto un'opera d'arte magnifica come questo ponte, perfetto in ogni particolare, che scommise appunto con la popolazione che qualora fosse venuto fuori anche un minimo difetto, lui si sarebbe tuffato dal ponte dentro il Danubio. Invece pare che il difetto gli fu trovato, e il difetto fu appunto la mancata lingua realizzata nelle statue di questi leoni dietro alle mie spalle, così che lui effettivamente dovette fare un gran tuffo all'interno del Danubio. A questo punto interviene nella storia lo scultore delle statue, che si giustificò dicendo: ma guardate che le lingue ci sono, è che nei leoni non si vedono. Portò tutti i presenti allo zoo per fargli vedere i leoni veri, per fargli vedere che anch'essi non avevano la lingua visibile in questa posizione. Questa cosa andò avanti per anni e lo scultore ormai si sentì talmente depresso che pare si suicidò per la vergogna di questo possibile errore di scultura, insomma. Dì la verità, vuoi essere portata a cena fuori? Col violinista che ci suona sul Danubio? Vorrei più un massaggio ai piedi, sinceramente. Oh, dall'altra parte questa è la Parigi dell'Est. Vabbè, per il massaggio ai piedi ci potremo lavorare. Ci potremo lavorare. In cambio ovviamente di una lauta cenetta. Sì, perché sennò non si carbura. No cena, no massaggio. Ecco. Ci siamo fermati un attimo a riposarci. Abbiamo trovato un punto wifi che viaggia alla velocità della luce. Pensate che in soli 15 minuti abbiamo caricato un video di 5 giga. Che gioia, ragazzi. Cioè, quando succedono queste cose cambia la giornata. Esatto, infatti è nuvoloso. Ormai ha quasi finito l'upload. E quindi vedrete il prossimo video. Vi è andata bene, vi è andata. Non è facile, ragazzi, non è facile. In viaggio a volte si trova, a volte non si trova. Nel frattempo ci riposiamo i piedi perché siamo prossimi ai 10 km di camminata. Mamma mia. E quindi la fatica si fa sentire. Sì, mi si chiudono gli occhi. L'idea era di andare anche verso un parco, ma ieri sera ad esempio nel parco non c'era segnale. Qui invece il segnale è pieno, siamo alla stazione della metropolitana al capolinea. Ne approfittiamo quindi anche per riposarci e vista l'ora poi decidiamo se rientrare da Charlie oppure se andare a vedere qualcos'altro, perché purtroppo il cielo è un po' nuvoloso. I piedi fumano. Ecco, ma soprattutto la seconda, direi. E la fame comunque si fa sentire. No, io non ho fame. Un pochino no, magari. Però dobbiamo farci anche una bella doccia, quindi dobbiamo accendere il boiler, ricaricare le batterie. Ma è giorno fino a tardi, Sì, quindi sì. vediamo, dai. È tutto da valutare. Tutto questo era per dire che sto aspettando la fine dell'upload, siamo al 95%. Dai! E quindi qualcosa dovevo temporeggiare. Facciamo il tifo. Guardate che cielo minaccioso che ci abbiamo qui davanti. Si inizia a sentire anche qualche gocciolina. Io quando dicevo che dobbiamo farci la doccia, cioè scherzavo, cioè nel senso va fatta la doccia,
ma quella fatta bene. Dentro Charlie. Dentro Charlie, con magari... Ma ci avrà sentito molto Non lo so. sporchi e che lasciavano un sito Non lo so. non internet. Il cielo ci voleva far risparmiare l'acqua dentro i nostri serbatoi. Speriamo di no, dai. Alle brutte ci infiliamo sotto la metropolitana e ci spostiamo da un'altra parte. Ma poi lo sai una cosa? Cosa? Abbiamo lasciato l'oblò sul letto aperto. 2 oblò E non aperti. c'è da ridere. Nemmeno uno. Che se viene quell'acqua lì ci fa la doccia. Eh. Ma non a noi, anche al letto di Charlie. Vabbè, ci si lava tutti. Oh, stamani non c'era una nuvola, non c'era un filo di vento, si schiantava di caldo. È vero. Però Fede è stato previdente e nello zaino ha messo l'ombrellino, quello piccolo. No, più che altro me lo sono dimenticato dalle volte precedenti. Allora, vabbè, non ti attribuisco meriti che non hai, ma c'è rimasto dalla la scorsa volta. Speriamo di non doverlo usare. Esatto. Però c'è da dire che c'è un freschino, ragazzi. Si sta benissimo ora. Abbiamo patito un caldo oggi, c'è un ventolino, qui ci siamo messi di nuovo vicino ai nostri amici leoni. Ormai siamo diventati domatori di leoni. Ma siamo a Venezia? È pieno di leoni, la città dei leoni. Siamo domatori di leoni ormai. Ci apprestiamo ad entrare di nuovo nella metropolitana che, come vedete, anch'essa è iscritta all'UNESCO perché è una delle metropolitane più antiche di tutta l'Europa. Eurosmarty Ter. Mobiliteriamo i biglietti e aspettiamo il nostro tram. Abbiamo cambiato la metropolitana perché ora prendiamo un'altra corsa, faremo in realtà 2 cambi perché la nostra meta è un posto molto speciale. Sì, ancora non ci arrendiamo ragazzi. Prima di andare da Charlie vogliamo vedere quest'ultimo posto, l'abbiamo letto e è relativo proprio alla metropolitana, quella che vi accennavamo stamani. Siamo a Luna Park. La nostra meta è di qua. Ed eccoci arrivati alla nostra meta. Look out, here she comes. Woman that I love. It's too bad she'll never know. Yeah, I can't tell her how I feel. Che formicaio che sono queste metropolitane. I'm a ghost in these walls, or at least I try to be. Che tunnel, ragazzi. How I feel for her. She won't feel the same for me. I've got this picture in my mind. It's just the two. Con questa, con la linea blu, le abbiamo fatte tutte. Oddio, tutte qua. Gialla, rossa, verde, blu. Questa
però è la metropolitana più verace, sentite che casino. Più bella, quella la linea gialla, quella storica. Per i veri eroi. Guardate qua, tutte le mattonelle, le colonne. Fischia, fa un macello incredibile, però è la più bella. Da Giorgi, aiuto! Without knowing she did. But I guess that it will pass. Yeah, I can't be the only one who got lost inside the blue of those eyes. I've gotta let her go. I know it won't be easy. I wanna hold her close, but I have to try as hard as I can, 'cause she'll never be